Da dove proviene il cibo che quotidianamente troviamo sulle nostre tavole? Non di certo da dietro lo scaffale del supermercato. E penso che da qui abbiate capito che io oggi non vi parlerò né di chimica né di fisica, ma bensì di agricoltura. E vorrei svelarvi anche un altro piccolo sogno che ho per quest'oggi, ovvero che almeno uno solo di voi possa uscire da qui desiderando di approcciarsi a questo meraviglioso mondo che è l'agricoltura. Sono anche sicura che chi tra di voi ci sarà chi si metterà a ridere e penserà: "Ma ti guarda sta qua", traduco, "ma tu guarda questa, mi vuol mandare a zappare la terra", come veniva detto un tempo a chi non era bravo a scuola, no? Beh, io vi assicuro che l'agricoltura è tutt'altro che una cosa da ignoranti. Ma che cos'è l'agricoltura? Beh, per me il mestiere più bello del mondo, ma per dare una definizione oggettiva è l'arte e la pratica di coltivare il suolo allo scopo di ottenere prodotti utili all'alimentazione dell'uomo e degli animali e materie prime indispensabili a numerose industrie. In senso lato include anche l'allevamento e la silvicoltura. Perché è importante? Beh, ve l'ho appena detto, tutto quello che ci serve a livello di fabbisogno alimentare proviene dalla terra, vi sembra poco? Inoltre è una fonte di reddito non indifferente per il nostro paese, parlo dell'Italia perché è qui che ci troviamo. A dire il vero è stata la locomotiva del nostro paese per molti anni ed è un peccato che ad oggi sia il lavoro di solo una piccola parte di italiani, il 3,6%, perché quello che cresce qui non cresce in nessun altro posto del mondo. Ma poi vi spiego. Perché vi dico tutto questo? Perché sono una giovane imprenditrice agricola e content creator che cerca di trasmettere attraverso i social la passione per il suo lavoro, nella speranza che anche altri giovani possano intraprendere questa strada. Ma vorrei raccontarvi un po' di più la mia storia partendo dal nonno Domenico, che è stato il fondatore della nostra azienda agricola che ora conduco assieme a papà. Nonno, quando è partito contro il volere dei suoi genitori, che non gli hanno prestato manco 50.000 lire. Inoltre non c'era tutta la meccanizzazione che c'è adesso e in più molti italiani emigravano in cerca di fortuna all'estero e anche nonno, a dire il vero, voleva partire per l'America. Ma come mi racconta tuttora a me nonna Gina, lei gli disse: "Nico, dove vuoi andare con un bambino piccolo?", che poi sarebbe stato mio papà. "Noi rimaniamo qui", ed è così che tuo nonno l'America la fece qui ed è andata proprio così. Poi arriviamo a me. Anch'io quando sono partita non avevo molto l'appoggio dei miei genitori, che per me vedevano un futuro magari dietro una scrivania o con orari di lavoro normali. In più, molte persone con cui parlavo, quando dicevo loro che mestiere facessi, non mi credevano, o meglio, la classica frase era: "Sì, stai in ufficio allora". No, io guido il trattore e così ho iniziato a postare il mio lavoro nei social in modo da avere una prova tangibile. Un altro fatto molto simile a quello del nonno è che anche ad oggi in Italia si assiste al fenomeno della fuga di cervelli, ma io non me ne vado, io voglio fare come il nonno, perché io credo nel nostro paese e nell'agricoltura. Che poi vediamo se riesco a farvi arrivare un po' di più questo mio lavoro. Allora, vi svegliate al mattino presto, ok, ci fate l'abitudine, ma vi svegliate con la natura, con l'arietta fresca che vi rinsavisce, poi durante il giorno siete all'aria aperta. Per me è vista Monte Grappa, che è un quadro a cielo aperto e sole in fronte. Poi vedete tutto quello che avete seminato crescere ed è davvero gratificante, che poi sarà quello che tutti noi troveremo sulle nostre tavole. Ok, non è sempre tutto così idilliaco. Ci sono giornate come quella dell'agosto 2023 che chi se la scorda più, in cui parti ancora prima del solito, perché il campo si trova ad un'ora di trattore da te e quindi parti presto per non intralciare il traffico. Sì, perché esistono anche i bravi contadini che lo fanno. E quindi sono le 4 del mattino, non è ancora sorto il sole, accendi il trattore, riscaldi i motori e poi parti, tutti insieme come in battaglia. Sì, perché la stagione della raccolta è tosta, sono giornate intense, di levatacce a letto tardi la sera, perché tutto il seminato viene pronto più o meno nello stesso periodo e non si può aspettare, va raccolto a debita maturazione. Non c'è tempo da perdere. Quindi sei lì nel campo, cominci,
tutto sembra filare liscio e poi a un certo punto, tac, quel tubo che vedete lì, a un certo punto si stacca. E che fai? Interrompi tutto, chiami il meccanico che ovviamente si trova dall'altra parte del Veneto, perdi tempo, ore di lavoro, riaggiusti, riparti e poi prosegui fino a luna di notte per recuperare le ore di lavoro perse, perché domani ci sarà altro mais da raccogliere e non si può aspettare, come detto. Però poi alla fine arriva sera che ce l'hai fatta e sei felice. Poi ci sono giornate in cui ti svegli ancora più stanco, ma l'indomani scopri che ha piovuto tutta la notte e quindi riposi, perché ricordatevi che è Madre Natura che detta le regole. Rispetto ai tempi del nonno, coltivare la terra è decisamente meno faticoso in termini di energia fisica e questo grazie anche alla meccanizzazione che ha permesso che sempre più donne, ed eccomi qui, potessero ricoprire mansioni un tempo possibili solo agli uomini, ma molto più oneroso in termini di strategia. Non basta più la zappa per fare di un uomo un agricoltore, ci servono conoscenze e specifiche. Non ci sono più i contadini di un tempo, ora ci sono veri e propri imprenditori agricoli. E c'è bisogno di menti fresche, menti giovani che sappiano sfruttare al meglio tutta la tecnologia e la meccanizzazione che ci viene messa a disposizione per rendere questo lavoro sempre meno faticoso e sempre più redditizio. E chi, meglio di un giovane cresciuto in un'epoca storica dove la tecnologia la mangia a colazione, sa sfruttare al meglio tutte le ultime frontiere che ci vengono messe a disposizione? Sapete, tempo fa mi è stato chiesto in che modo la mia azienda fosse sostenibile e io sorrisi e risposi che solamente il fatto di coltivare la terra è un modo non indifferente di contribuire alla sostenibilità del nostro pianeta, perché pensate che l'attività agricola deve essere riconosciuto oltre che al fondamentale ruolo di produzione alimentare, anche quello di governo del territorio, di prevenzione dei disastri ambientali, di mantenimento delle biodiversità e di mitigazione dei cambiamenti climatici. Vi sembra poco? Fare l'agricoltore vuol dire prendersi cura del posto in cui si vive, che poi è lo stesso che ci dà un'identità e noi qui in Italia lo dovremmo sapere bene perché la DOP Economy spinge i record del Made in Italy, facendo dell'Italia il paese leader delle qualità in Europa. Che cosa vuol dire? Che l'asparago bianco di Bassano o il radicchio tardivo di Treviso sono prelibatezze che non crescono in nessun'altra parte del mondo e sarebbe davvero un peccato che andassero perse. Sapete, non siamo tutti uguali, per fortuna aggiungerei. Io mi sono resa conto di non essere fatta per la sedia di un ufficio e pensate che da piccola il mio sogno era quello di vestirmi tutti i giorni in tacchi e tailleur, ma il mio posto è decisamente il campo aperto e sono anche sicura che c'è chi sta seduto ore e ore dietro ad una scrivania, ma il suo posto, e non lo sa ancora, è in mezzo alla natura. Perciò ai giovani, alle donne e a tutti voi che siete giovani, perché non si smette mai di essere giovani qui, dico riavvicinatevi all'agricoltura. Ah, no. Grazie. Che poi, vediamo se siete stati attenti. Da dove proviene il cibo che tutti i giorni mangiamo? Proviene dai nostri campi, dalle nostre terre, dalla fatica di ogni singolo contadino che tutti i giorni ha a che fare con il meteo, dai nostri animali e dall'aria fresca che si respira in campagna. E tutto questo è il mio lavoro e io ne sono orgogliosa, perché come diceva il nonno, ma anche il grande De André, dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Grazie a tutti.